Vi avviso, questo non è un video per deboli di cuore. Se soffrite di ansia o attacchi di panico, chiudetelo, fidatevi. Sono tutti insieme là davanti, si accende la sfida. Ma se come me amate questo sport, l'adrenalina, le emozioni che regala, vi garantisco che non resterete delusi. I pollici dei piloti decideranno chi riuscirà a passare alla fase successiva. Mettetevi comodi, allacciate le cinture, si decolla. Buongiorno a tutti, la stagione è entrata nel vivo. Siamo alla seconda gara dell'anno, trofeo Jelasi Tuned a Leno. Si prospetta un'altra gara di altissimo livello come quella a Fiorano di 3 settimane fa. Sarà anche un evento mediatico perché ci sarà la diretta con la regia, interviste, quindi sicuramente sarà un grande evento. Il livello è molto alto e io mi pongo sempre degli obiettivi. Proveremo a alzare l'asticella. In questa gara, secondo me, la nostra mission impossible è entrare in finale B, cioè fare top 20. Quello sarebbe il massimo. Bisognerà fare tutto alla perfezione. E a proposito di quello, vi starete chiedendo, ma hai risolto i problemi al freno? Allora, innanzitutto devo ringraziare perché dopo il post che ho fatto su Facebook hanno commentato in tantissimi dandomi un sacco di consigli. Noi abbiamo fatto 3 modifiche. Allora, abbiamo leggermente lavorato i fori del disco perché probabilmente il problema era quello, che era troppo preciso. Poi abbiamo comunque cambiato anche le pastiglie, montando pastiglie rosse Infinity che dovrebbero essere più soft, dare una frenata più modulabile, più progressiva. E abbiamo anche cambiato il tubetto sulla stina e montato gli O-ring. Non abbiamo fatto molti test, giusto una mezza giornata settimana scorsa nella nostra pista di casa e in quell'occasione devo dire che ha funzionato tutto bene. Però come sapete poi i problemi vengono sempre fuori in gara quando la macchina si mette veramente sotto torchio, quindi vedremo in questo weekend se sarà tutto ok. Sarà un altro weekend lungo, 3 giornate, oggi è venerdì, giornata completa di prove libere. Meglio dell'altra volta perché qua i turni saranno 6 anziché 4 e poi qua a Leno non parto da zero, cioè la pista la conosco. È vero, non vengo da 6 mesi, l'ultima volta che sono venuto era lo scorso trofeo Shepard a ottobre, quindi sono passati 6 mesi, però non parto da zero, ecco, cioè la pista la conosco, bisogna un attimo riprendere feeling, ma per il resto non parto da zero, quindi questo sicuramente è positivo. E cosa dire d'altro? Ringrazio tutti quelli che sono iscritti al canale la scorsa volta perché siamo veramente adesso vicinissimi ai 3000, quindi mi raccomando, chi ancora non fosse iscritto fatelo cliccando il tasto qua sotto adesso, lasciate un like e come vi ho detto anche l'altra volta, se nella barra da telefono dove ci sono i commenti strisciate da destra a sinistra potrete anche cliccare dai hype e dare punti al video per farlo salire in classifica, che anche quello è un'ottima cosa di grande supporto per me e ovviamente è completamente gratis. Adesso tra un po' inizieranno i primi turni, quindi vado ai box a prepararmi e quindi diamo fuoco alle polveri. Ma lo scatto libero. Sì, ancora. Non ci credo. Partiamo subito con un problema. Lo scatto libero sfolla. Oh, ce n'è sempre una, io non so più cosa fare. È terribile, terribile la macchina. Larga da far paura, non tiene dietro, non sono niente, figlio. Io sono fatto così, quando le cose non funzionano devo sempre lamentarmi. Stavolta però c'è una ragione. Nella prima run, per provare che tutto funzioni, motore, frizione eccetera, abbiamo montato delle gomme quasi a caso, non la mescola della gara e con diametri sbagliati, ossia con le posteriori molto più alte delle anteriori, quindi ci sta che la macchina sia imbarazzante. La macchina è terribile, allarga davanti e dietro scivola. Nonostante tutto non era male, ma è stranissima. Forse perché proprio tira da una parte, tira dietro che davanti. La macchina va bene, ma è molto facile, poco inserimento, sembra molle. Ok, con gomme da gara sicuramente funziona tutto meglio, ma mi aspettavo molto più grip, invece sento che manca sterzo e cattiveria di inserimento. Ero partito con un setup cauto, invece date le condizioni della pista bisogna fare proprio l'opposto. Non so, se abbassare i bracci e provare anche i pallini qua, farli corti invece che lungo. Se tu li metti per fare il passo corto devi metterlo in qua il pallino. Sì. Devi provare anche quella roba lì. Però dobbiamo provare una cosa alla volta, poi non sappiamo.
Poi quando arrivo là su dove c'è il tabellone dei tempi, la macchina, non so se tu da giù la vedi, sembra che inizia a mettersi di traverso, non è dritta. Arrivo là, la macchina inizia a fare così. È come se dietro si scarica, non è una sbandata incontrollata, però si alleggerisce dietro e senti che inizia a fare così. E se no bisogna, penso, indurire le molle. A me la macchina sembra molle. Più indurisci, più gira. Proviamo adesso a fare qua e il pallino, nel caso dopo induriamo. Procediamo quindi con due interventi. Primo, giriamo gli eccentrici anteriori per accorciare il passo per rendere la macchina più agile, e secondo, spostiamo i bracci davanti abbassando i perni per farla girare di più. Con la macchina ancora da sistemare comunque siamo 13esimi, va benissimo. Ok che per ora sono solo 2 prove libere, quindi da prendere con le pinze, ma essere già così avanti con tanto margine di miglioramento è sicuramente un ottimo inizio. Comunque non è cambiata tantissimo, leggermente, ma poca roba. Aspettavo di più. Non benissimo, i 2 interventi fatti avrebbero dovuto avere un bel impatto, invece sono stati marginali. Mi manca soprattutto la fase di centro curva e uscita. Stavolta facciamo addirittura 3 modifiche. Spostiamo gli eccentrici posteriori in basso, chiudiamo la convergenza anteriore andando da 2 a 1,5 e cambiamo gli ammortizzatori davanti facendo un grosso salto indurendo l'olio da 600 a 900. Gira molto meglio. Finalmente gira. Oh, finalmente ci siamo e si vede anche dai tempi, siamo in linea con i primi della nostra manche. Bene, molto bene. Molto meglio, adesso c'è inserimento. Decidiamo per le restanti 2 manche di prove libere di montare un altro motore. Quello che avevamo fino adesso va bene, ma non si sa mai, quindi lo mettiamo da parte. Avere almeno un secondo motore pronto è sempre cosa buona e giusta. Visto che piano piano li hai presi. Ultima manche di giornata. Oltre a nuovo motore, giusto per provare a trovare ancora qualcosa in più, abbiamo tolto bump steer e... che goduria! Siamo davvero a posto adesso. Guardate come riesco ad avvicinarmi ai piloti davanti a me. Guardate come entro forte e stretto sul transponder. La macchina è una spada e anche questo secondo motore va forte. Secondo te andava meglio così? A me sì. Magari perché sta anche cambiando la pista, è venuto più fresco, però mi sembra un pochino più disperso. Giornata di prove libere terminata molto molto bene, la gara è tiratissima, siamo in 5-6 piloti in 2 decimi, cioè pochissimo, basta niente per passare da 17esimo dove sono io adesso a 12esimo. Ripeto, come ho detto all'inizio, il mio obiettivo è essere nei top 20, domani arriveranno altri piloti forti dell'ultima ora, quindi 17esimo, siamo vicini al taglio. Sarà dura, però per adesso siamo messi bene, cioè siamo vicinissimi a tutti gli altri, vicino anche ad altri piloti molto forti che ricordo benissimo un anno fa lo stesso trofeo erano su un altro pianeta rispetto a me e invece adesso siamo lì con loro. Per me abbiamo fatto un ottimo lavoro. Sono partito da casa con un assetto questa volta, purtroppo al contrario della scorsa volta a Fiorano. Mi aspettavo una pista come al solito qua a Leno, di solito c'è tantissimo grip, la macchina quasi capotta solo a guardarla, quindi avevo fatto una macchina più calma e invece oggi il contrario, la pista ha diciamo relativamente poco grip e quindi abbiamo dovuto fare tutti interventi per provare sterzo perché la macchina a inizio giornata girava veramente poco e ogni intervento ha migliorato qualcosa. Siamo arrivati per me a un ottimo risultato, i tempi sono in linea con gli altri e domani iniziano le sessioni ufficiali, quelli che contano, però io di oggi sono veramente molto contento. Doveroso aggiornamento non di poco conto, la direzione gara comunica durante il briefing che le finali saranno da 8+2 risalenti dal bump up. Io pensavo facessero 10+2, quindi siamo nella palta. Se fare top 20 era dura per centrare la finale B diretta, figuratevi fare top 16, bisognerà fare un capolavoro. Da questo momento iniziano le sessioni ufficiali, quindi parco chiuso gomme. Segniamo con un pennarello i 2 treni che abbiamo preso per distinguerli, poi vi spiegherò come abbiamo intenzione di gestirli nel corso delle qualifiche. È lì davanti, o è magro perché
Ma apri ancora, figa, faccelo dirti. Preciso, il motore ci ha abbandonati proprio adesso che iniziano le qualifiche. Meno male che era il secondo che avevamo scelto, però che sfiga, proprio adesso. Il motore qua è finito, Massimo. Il motore qua non va. Comunque, oh, va bene, chiariamoci, siamo 17esimi, non stiamo andando piano. Il fatto è che la classifica è cortissima, siamo in tanti in pochissimi decimi, basta veramente niente per salire o scendere anche di 10 posizioni. Prove controllate terminate per comporre le qualifiche, siamo 17esimi. Va bene, la macchina nella prima manche è andata veramente molto bene. Nella seconda abbiamo provato una modifica un po' assurda, perché tanto sapevamo che la pista sarebbe rallentata, quindi non sarebbe più migliorata. Abbiamo fatto una prova, non ha funzionato, anzi in realtà mi aspettavo funzionasse in un modo che la macchina diventasse quasi inguidabile, invece ha funzionato nell'opposto, cioè la macchina era lenta, troppo facile, troppo piantata, quindi prova che non ha funzionato. Il problema è che anche nella seconda è che il motore è morto, ha iniziato a dare problemi di carburazione, è arrivato a 140 gradi, una volta ingrassato il motore non andava più e quindi niente. Per fortuna questo è il secondo motore di backup che abbiamo provato ieri in casi come questo, quindi adesso rimetteremo il primo che funzionava bene. L'unica cosa, diciamo, l'incertezza è che la frizione sia regolata giusta, perché l'abbiamo regolata ieri, ma oggi il grip, sì, secondo me è quello, però magari non è esattamente identico e andrebbe ottimizzata, ecco. Però basta, questo è quanto, e adesso tra poco partono le qualifiche. Fino adesso comunque manche, diciamo, cioè manche ufficiali, ma servivano fino a un certo punto. Da adesso in poi si fa sul serio. Qua lo vediamo impegnato in quel duello con i due macchine davanti a lui, con la verde e con l'arancione. Ecco lui che cerca l'attacco, mamma mia, e riesce a passare. Bravissimo Massimo in questo frangente. Com'è andata? Allora, ciao a tutti. Ma è andata bene, secondo me abbiamo fatto una buona qualifica. Si può fare un pochino meglio, però vanno tutti fortissimo, c'è proprio questione di decimi, prendere anche 5-6 posizioni. Però la prima è andata bene, sono soddisfatto, sì. Hai già partecipato a questo trofeo, cosa te ne pare? Insomma, tanto il lavoro da parte della famiglia Ielasi, tanti piloti anche da tutta insomma, Europa, questo comunque per piloti italiani è sempre mettersi alla prova. Sì, per me è forse l'evento più bello che c'è in Italia come trofeo, cioè proprio in generale come organizzazione, copertura mediatica, cioè proprio un evento più che una gara, e infatti anche tante persone dall'estero vengono a farlo. Bellissima gara secondo me. Senti, per il proseguo delle qualifiche lavorerai su qualche cosa sulla macchina, oppure è solo stato magari un momento così, insomma, cioè, la prima qualifica l'hai fatta bene, comunque il lavoro è tanto, soprattutto il livello è alto, c'è qualcosa che puoi migliorare? Sì, infatti cercheremo di fare qualcosa in più, secondo me mancava un pochino di sterzo di inserimento, che è quello che ti fa essere un po' più veloce. Cercheremo di trovare quello senza sacrificare la stabilità, perché se poi avere troppo sterzo diventa troppo difficile la macchina. Un pelino di sterzo in più, secondo me siamo a posto. Perfetto. Qualifica 1 fatta bene ma non benissimo. Ho chiuso terzo nella mia manche, secondo me sono andato bene, forte, per quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Cioè, abbiamo rispettato i tempi che stiamo girando in questi giorni. Siamo esattamente in questo momento 16esimi, proprio sul taglio tra la finale B e la finale C. Il problema, un po' come a Fiorano, è che qualcuno ha bruciato la manche adesso, di qualcuno di molto forte, e quindi teoricamente nelle prossime due, se non ha problemi, risalirà. Secondo me, vista la situazione adesso, io mi sto immaginando di chiudere intorno al 20° posto, che vorrebbe dire finale C. Però vediamo, la macchina, io tanto più di così non posso fare onestamente, per me la macchina andava bene, adesso è cambiata la pista, è diventata, con questo grosso caldo, è diventata più scivolosa dietro e con meno inserimento davanti, però ho già fatto tutto ieri il possibile per farla inserire di più, cioè veramente rimane poca roba. Adesso abbiamo fatto una modifica veramente, diciamo, lieve, per provare ad avere qualcosina in più di sterzo, ma più di così non si può. La macchina, ripeto, non va male, va bene, gli altri vanno qualcosa in più, sono tutti vicini, parliamo di decimi, non tantissimo di più, però siamo in 15 piloti veramente vicini. Proviamo a fare qualcosa di più nella seconda e nella terza manche e vediamo come va.
Vabbè, vediamo. Cioè, questa qua era buona in batteria. Io onestamente tanto meglio di così non è che posso fare. Sì, abbiamo perso qualche decimo. La barra da 2,2. Non ce l'abbiamo noi. La barra più morbida dovremmo fare di più. Abbiamo fatto tutto, cioè i ammortizzatori sono su, abbiamo accorciato il passo, abbiamo abbassato questi. Sono lì, sono ai ferri corti. Pergo Aliprandi, Massimo Aliprandi, lo youtuber dell'on-road. Che credo che abbia trovato un po' la quadra, perché nella prima manche non era così incisivo, i tempi me li ricordo erano più alti, invece deve aver modificato col suo team l'assetto del modello e ha trovato veramente un handling ottimale, sta pestando pesante. Fatta anche la qualifica 2, direi come la prima. Allora, la modifica che abbiamo fatto, zero totale, cioè per me era come non averle fatte, la macchina era esattamente identica. La qualifica è andata bene, è buona, siamo 16esimi, ma ripeto, finiremo, lo so già, per poco fuori dalla finale B, a meno che adesso facciamo una terza qualifica proprio della vita. Ma onestamente non sappiamo cosa inventarci, ce l'ho pensate tutte e non so cos'altro potrei fare per provare ad aumentare, ad avere più sterzo. Sento la macchina molle davanti, non è la macchina che entra cattiva violenta, è quello che ci manca secondo me. E non so cosa potrei fare. Più di così non si può fare, ripeto, secondo me ho provato ad essere molto più avanti in classifica in altre gare, ma a prendere distacchi siderali da chi stava davanti, rispetto ad oggi per assurdo dove il distacco dai primi non è così grande, ma siamo indietro in classifica. Purtroppo va così. Provare a mettere molle più dure. Come abbiamo irrigidito l'olio che andava meglio, non si può fare più nient'altro che non irrigidire la molla. No, La molla è più dura che c'è. non ce ne abbiamo altre più dure. Quella bianca è buona quella lì. Veramente. Adesso vi spiego la strategia gomme di cui vi parlavo prima. Dato che le gomme sono a parco chiuso non si possono tornire per avere i diametri desiderati, ma bisogna farle consumandole in pista, diciamo. Quindi serve pianificare una gestione delle varie manche. Noi abbiamo usato un treno nuovo per la prima controllata, che abbiamo poi riutilizzato nella Q1, un treno nuovo per la seconda controllata, che abbiamo poi riutilizzato in Q2, e quindi ora per la Q3 prendiamo le gomme più alte dei due set e le mixiamo per avere una sorta di terzo treno del diametro più performante possibile. La macchinina di Massimo Aliprandi con la numero 1, eccolo che arriva adesso nella parte centrale proprio davanti alla nostra postazione con la sua carrozzeria carina soprattutto nella parte davanti con questo ondulato, non è dritta ma è un po' stile Batmobile, carino questo musetto diverso. Qualifiche terminate, adesso c'è silenzio motori, come avevo detto, finito 19esimo e siamo terzi della finale C. L'ultima modifica che abbiamo provato, forse leggermente qualcosina meglio, a livello di feeling, a livello di tempi in realtà è sembrato peggio. E abbiamo fatto 3 manche praticamente identiche, sempre terzi e quarti nella nostra manche. Di più di così non si poteva fare, onestamente l'ultima l'ho guidata alla morte proprio, cioè ho detto piuttosto la lancio, perché se facevo la qualifica della vita potevo rimanere in B. L'ho guidata alla morte, di più di così non ne avevo. E non è andata, ma non è andata perché la macchina tante volte magari dico c'è qualcosa che non va, cazzo non ci siamo col setup, invece stavolta per me col setup c'eravamo e so che adesso manca inserimento e non sappiamo più dove trovarlo, cos'altro fare per dare inserimento, dare sterzata alla macchina. Di più di così non va, gli altri sono stati più bravi, hanno trovato qualcosa, qualche decimo in più e ci hanno passato davanti. Quindi niente, adesso rifaremo la macchina e domani quindi finale C, obiettivo chiaramente arrivare nei primi 2 per fare il bump up e raggiungere la finale B. Le gare sono anche questo. Ieri in qualifica abbiamo mancato l'obiettivo, ma oggi è un nuovo giorno. Dobbiamo accettare il risultato anche se fa male e trasformare la delusione e l'amarezza in furore agonistico da mettere in pista qui, oggi, adesso. Vi faccio eccezionalmente un piccolo spoiler. State per vedere una gara ad altissima tensione
dove a fatica ci sarà tempo di respirare. 20 minuti così si vedono raramente, fidatevi. Noi scaldiamo il motore prima della partenza, voi mettetevi comodi perché adesso è tutto pronto, si va in griglia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, release the cars. Partenza come mio solito non bella, Merloni da dietro ha avuto la chance di attaccarmi ma non ha voluto prendersi troppi rischi, quindi comunque ho mantenuto la posizione, va bene così. Non devo far scappare i primi due, devo cercare subito di ricucire quel piccolo buco che si è creato. Gianni mi ha avvisato che c'è della terra in uscita dalla curva sotto al palco, sì vabbè. Sì. Mamma mia! Ecco cosa intendeva Gianni. Al giro precedente, vedete in basso a sinistra, la macchina arancio finisce nella terra e porta in pista un sacco di sporco. Guardate, tutti quei puntini neri sono pezzi di terra. Io pensavo mi stesse avvisando che c'era polvere, invece erano proprio pezzi di terra e neanche piccoli. E con la mia solita fortuna, appena ho dato gas in uscita di curva, ne ho preso in pieno uno. Vedete quella piccola nuvola bianca? Ecco, quello è un pezzo che si disintegra. Appena l'ho preso, la macchina mi ha scartato verso l'esterno. Giuro, mi sono visto dentro al muretto dei box. Ho avuto un riflesso disumano nel riuscire a tenere la macchina. E che cazzo faccio? Ora ho una paura fottuta. Dove passo? Cercherò di uscire stando più stretto possibile per qualche giro, sperando che la pista poi si pulisca. Non ci voleva, mi ero subito riavvicinato alla macchina rossa di Bianchi in P2 e ora mi sono allontanato nuovamente, ho preso un secondo. Merloni ha sbagliato, troppo interno ha pizzicato l'erba ed è finito fuori. Classico errore di quando sei al limite e cerchi di sfruttare ogni millimetro della pista. Comunque sono tutti incollatini, Sì, sono tutti belli lì. Credo che anche il buon youtuber Ali Prandi sia a posto con la macchina, perché lo vedo veramente on fire, tiene il ritmo, sarà sicuramente molto concentrato e lo teniamo d'occhio perché si meriterebbe anche l'accesso alla finale B. Sì, quello dietro lo sta puntando però. Attenzione, la numero 5 di Diekman. La buona notizia è che i primi non stanno scappando ma sono sempre lì a un secondo. La brutta è che adesso dietro ho Diekman, pilota tedesco che sulla carta probabilmente è il più veloce di questa finale. Partiva dalle retrovie perché probabilmente ha avuto qualche problema in qualifica, ma va fortissimo, infatti mi si sta facendo sotto minaccioso. Si fa vedere, devo chiudere tutte le porte. Ciao! No, decisamente no. Non c'era neanche un centimetro di spazio, guardate, non era neanche lontanamente con le ruote davanti alle mie. Gli ho chiuso tutta la traiettoria e per provare a entrare lui ha dovuto salire completamente sul cordolo. Se mi chiude il sorpasso così, senza toccarmi, chapeau, ma altrimenti commette una penalità. Lui l'ha capito benissimo e infatti correttamente si è fermato per ridarmi la posizione. Ma notate anche questo, la macchina dopo la carambola stava finendo sull'erba e io ho dato proprio nell'ultimo istante quel colpo di gas per tenerla sull'asfalto, un altro riflesso mostruoso dopo il salvataggio per la terra in pista di prima. Mamma che numero! Queste cose le puoi fare solo quando sei al 150% dentro alla gara e una cosa sola con la macchina. Tranquillo Massimo, tranquillo.
Siamo in gara, cazzo. No, ma poi lui, cazzo, è uno corretto, se no non so come poteva andare. Sì, confermo, bene o male ci conosciamo tutti. So che il tedesco è uno dei piloti più corretti che esistano, per questo anche se ne ha di più sto lottando per difendermi, perché so che non farà porcate e non mi distruggerà la macchina. Sì, è successo quel contatto, ma come avete visto si è semplicemente appoggiato e poi mi ha subito reso la posizione. Quel contatto però ha favorito i due davanti, adesso ho un ritardo di 3 secondi, non ci voleva. Mamma, mi fa una pressione enorme. Tra l'altro ha un motore spaziale in fondo al rettilineo in scia, mi guadagna metri ogni giro. Io però mi difendo con le unghie perché spero che possa incappare in un errore cercando un varco che non c'è. I primi due sono rientrati ai box, quindi ora sono primo. Ora rientra anche il tedesco. Con il mio motore ho un po' più autonomia di loro, quindi riesco a stare fuori 2 giri in più. Al prossimo. Lungo. Perfetto il rifornimento. Dai, dai, dai che riesco a uscirgli davanti. Cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo rischiato? Io esco dai box con il motore imbrattato appena dopo aver fatto il pieno di miscela. Il tedesco arriva lanciato, si sposta all'interno per cercare il sorpasso. Lo spazio a questo punto ci sarebbe, ma anche lui chiude il gas. Chiude il gas perché ha rispetto della nostra gara. Sa che basta sbagliare di 1 millimetro questa manovra per finire in contatto e distruggere letteralmente entrambe le nostre macchine. Probabilmente fosse stato l'ultimo giro si sarebbe buttato dentro e lo avrei anche capito, ma con ancora 15 minuti di gara che senso ha prendersi quel rischio, oltretutto sapendo che ne ha di più. E poi vi faccio notare anche la mia linea. Guardate, non vado minimamente a fare waving per chiudergli la traiettoria. Mantengo la mia linea dritta come è giusto che sia. Sarei un criminale se lo avessi stretto. E questo episodio per me è da far vedere nelle scuole di RC, perché questo è l'esempio perfetto di due piloti che si stanno affrontando con la massima correttezza, dando tutto ma rispettando l'uno la gara dell'altro. Si stanno riattaccando al duetto là davanti e adesso potrebbe essere un quartetto sbaglia Bianchi. Col gioco dei rifornimenti perché loro sono entrati sì, dopo. Sì. Ah, vedi come di nuovo vicino il tedesco su Aliprandi. Invece Menghinella è là davanti che si porta dietro Bianchi. Saranno 20 minuti molto interessanti, Diego. Sono tutti insieme là davanti. Si accende la sfida. Siete tutti lì a Massimo. Oh, senza quasi accorgermene però siamo ritornati addosso ai primi due. Ero a 3 secondi prima del rifornimento, ora sono solo a 3 decimi dalla rossa in seconda posizione. Per tenere dietro il tedesco sto spingendo veramente forte. Mamma che situazione scomoda, sono in un panino, devo guardarmi sia dietro che davanti. Però la cosa positiva è che essendo così vicino alla rossa posso sfruttare la scia in fondo al rettilineo per guadagnare qualche chilometro in più e difendermi meglio contro il supermotore del tedesco. Gliel'ha chiusa Massimo. Gliel'ha chiusa, ma è giusto, era davanti, aveva le ruote davanti, non è che poteva evaporare lì, quindi... Ancora, quel cambio di direzione è il punto dove il tedesco è molto più agile di me. Ci ha riprovato, notate, appena mi ha visto uscire male di traverso, ha capito che poteva avere la chance e ci ha provato la curva successiva, ma anche questa volta la mia difesa è stata impeccabile, perfetta, zero spazio.
Lui è ancora correttissimo, non entra a kamikaze per spoltellarmi e farmi volare via, mi sfiora e basta appena capisce che non ci passa. E io, stessa storia dell'episodio sul rettilineo, tengo semplicemente la mia linea. Guardate il muso della mia macchina, non stringe mai verso il cordolo per chiuderlo nel prato, ma punta all'esterno della curva per essere corretto verso di lui. Dove lo faccio andare adesso? Sì, ma di sta arrivando voi- anche Merloni poi, attenzione, la numero 4 dietro. Eh. Potrebbe essere un pacchetto a 5 al posto del 4. ci prova. Finiamo male. Dopo quasi 7 minuti di duello furibondo a malincuore decido di lasciarlo andare. L'adrenalina è al massimo, ma devo stare lucido e usare la testa. Abbiamo rischiato 3 volte l'incidente, non voglio forzare ulteriormente la cosa. Siamo esseri umani. 1, 2, 3 e poi va a finire male. Oltretutto lui ne ha di più, quindi probabilmente andrà a riprendere i primi 2 ed è da vedere se loro saranno bravi come me a difendere. Potrebbe indurli all'errore o addirittura magari finiscono in contatto a vantaggio mio. E comunque, tolto il tedesco, adesso Merloni mi si è riportato addosso dopo l'errore che aveva fatto a inizio gara. Niente, sono costantemente sotto pressione, non ho un attimo di respiro. Devi fare la sua gara bello rotondo e basta. Problemi in entrata box per la macchina rosa che era in posizione 1, forse si è toccato col tedesco. Ve l'avevo detto che lasciarlo passare per andare davanti a dare fastidio era un'ottima strategia. Sono rientrati tutti ai box, ora sono nuovamente provvisoriamente primo. Prossimo, adesso. Il tedesco ripassa, la rossa ripassa e Merloni è ancora dietro, tutto invariato, sono in P3 a 1 secondo e 8 da Bianchi, è lui il mio target per acciuffare il bump up. Problemi per Bianchi, problemi. Ha rotto, procede lento, non ci credo. Praticamente i primi 2, la rosa e la rossa, si sono autoeliminati per problemi vari. Quanto siamo? Siamo secondi. Primo è Dickman. Quello dietro Merloni. Quello davanti è Tillman. Siamo a metà gara praticamente, restano 10 minuti, quindi devo difendermi da qua alla fine da Merloni, gli altri sono tutti più staccati. Io sto guidando pulito, traiettorie precise, forte ma senza esagerare. È lui quello che deve rischiare, non io, ed è proprio questo quello che cerco, portarlo al limite per indurlo all'errore. E vedete che lui è davvero al limite. 1 sul cordolo, primo cordolo, 2 sul secondo, 3 quasi nell'erba e 4 in testa coda. A riprende si porta in seconda posizione, vero? Ah, Tutto a vantaggio, tutto a vantaggio sì, di... Come ti dicevo, qua bisogna stare riprende. lontano dai problemi.
Questi suoi errori mi danno un minimo di respiro. Adesso ho un margine di quasi un secondo che è poco, ma rispetto ad averlo attaccato dietro è tantissimo. Posso fare traiettorie più veloci non essendo costretto a stringere tutte le linee. Digli di preservare anche un po' le gomme, girare rotondo che preserva anche le gomme. Vorrei anch'io preservare, ma non posso calare di niente il ritmo. Sto dando tutto. Tutto quello che ho lo sto mettendo adesso in pista. Ma è molto concentrato Massimo, perché in questa fase sta veramente mettendo qualcosa in più per mantenere lo stesso distacco, che è più o meno un rettilineo fra suo diretto inseguitore. Io ti posso dire una cosa, si giocherà tutto ai box. Sono passati gli altri 5 minuti, ne restano solo 3 al termine. Questo sarà l'ultimo rifornimento, devo uscirgli davanti. A me non mi interessa che toccherà, ok? Non mi interessa che toccherà. Ah, gli è scappato il roll bar a Gianni. Mamma, fenomeno Gianni, numero 1. Nonostante tutto sono uscito comunque ancora davanti con 1 secondo e 3 di vantaggio. Sono veramente stremato. È tutta la gara che sono sotto pressione senza un attimo di tregua. Devo tenere duro ancora per questi maledetti 2 minuti e mezzo. Adesso sono tutti, come adesso- si dice in gergo, posso dirlo? Sono tutti razzi loro, adesso perché sì. i meccanici hanno fatto il loro e adesso i pollici dei piloti decideranno chi riuscirà a passare alla fase successiva. Vediamo. Controllo con la coda dell'occhio il gap. Non voglio dire che sto gestendo perché non è vero, però potrei rischiare qualcosina di più, ma non è quello che devo fare. Io devo solo guidare pulito, quello che deve prendersi rischi è lui. Merloni ci proverà anima e core. Ha sbagliato! Il doppiato si è allargato per darci strada, ma lui è passato comunque largo per uscire più forte possibile e l'ha tamponato. Esattamente questo cercavo e speravo quando dicevo che i rischi deve prenderseli lui. Buono, ho quasi raddoppiato il gap che ora è salito a 1 secondo e 8. Meno pressione per me e più pressione per lui. Quando manca 1 minuto e 50 alla fine di questa avvincente fase. Sta tirando alla morte, mi guadagna qualche decimo ogni giro, adesso siamo quasi tornati ad 1 secondo ed entriamo nell'ultimo minuto. In questi momenti non conta più la tecnica, la convergenza, il down stop. No, qua conta solo la testa e il cuore. Resisti, Massi, resisti ancora, è quasi finita, non mollare adesso. È arrivato, è vicino, devo essere di ghiaccio. Nessun errore, nessuna sbavatura. Ho fatto un capolavoro fino a qua, manca solo la firma su quest'opera. Succumbs to drive. Stretto su tutte le linee, non devo fargli vedere neanche uno spiraglio che possa fargli venire l'idea di poterci provare. Oddio! Time's over. Race finished. Finita? È finita! Finished fast. Finished late. Finished low. Finished second. In realtà siamo passati sul transponder ed eravamo stoppati, quindi l'ultimo giro non contava più. La gara era terminata il giro precedente. Però non ci siamo fatti mancare neanche quest'ultimo brivido finale. Infatti che mi hai fatto fare. Sorry. No. No, it was my fault. Hai fatto una bellissima seconda parte di finale. Sì, è stata durissima, infatti ho fatto
Ho combattuto col tedesco all'inizio, poi ne aveva un po' di più, ho detto così. E l'hai fatto passare. Sì, ho detto se rischiamo che ci prendiamo dentro è un disastro, meglio andare, provare ad attaccarmi dietro, poi lui è allungato, davanti qualcuno ha avuto problemi e poi il terzo era sempre lì dietro, guadagnava pochino pochino, un po' gestivo per non rischiare, siamo arrivati proprio al limite. L'importante era portarla a casa. L'hai portata a casa e hai guadagnato l'accesso alla finale successiva. Una mia impressione è che la tua macchina è migliorata quando sono passati 7-8 minuti. Sì, perché all'inizio con la gomma alta era molto critica la macchina, molto difficile. Quando sono scese le gomme andava meglio, vero? Bene, ti lasciamo andare a mettere a posto tutto, fare i recuperi, complimenti ancora, ci vediamo dopo. Ciao Max! Ciao, ciao. Mamma mia ragazzi, cosa ho fatto, che gara, cioè sto Jelasi Tuned anche l'anno scorso, per chi mi segue se si ricorda, quando poi mi hanno squalificato è stata una gara al Cardiopalma e questa uguale, durissima, all'inizio ero lì con Tilo, ne aveva più di me, avrei fatto passare chiunque per non rischiare il contatto a inizio gara, ma lui so che fosse la persona più corretta del mondo, so che non mi avrebbe buttato fuori, c'è stato un piccolo contatto perché giustamente ha visto uno spazio e ci ha provato, c'è stato il contatto, ma poi lui si è distaccato, quando è tornato ha detto ok, lo faccio passare, la gara è ancora lunga, davanti può succedere di tutto, è inutile finire per toccarsi, buttarla via così e poi niente, poi c'avevo il terzo che arrivava sotto forte, molto forte, lui faceva qualche imperfezione, qualche sbavatura, io con la coda dell'occhio lo tenevo d'occhio, cercavo un po' di gestire perché tanto era lui che doveva rischiare, io per venirmi a prendere e l'ho portata a casa. Mamma mia, spettacolo, è stata durissima, quindi obiettivo centrato, siamo in finale B e adesso in quest'altra proprio mente libera, partiremo dall'ultima casella, l'importante è arrivare in fondo, sperare di fare il bump up è praticamente veramente impossibile, a meno che davanti succeda il finimondo. Dovrò stare lì, fare una gara intelligente, senza prendermi rischi, portarla fino alla fine e vediamo fin dove riusciamo, spero, a risalire. Alesiamo i cerchi in modo che si montino meglio e più velocemente, perché ora in finale B, essendo da 30 minuti anziché da 20 come la C, sarà inevitabile fare un cambio gomme e facciamo anche una piccola simulazione per prepararci. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, release the cars. Una macchina è già finita nel prato, quindi guadagno subito una posizione. Massi fuori dai casini, piuttosto molla, Mamma mia, il tedesco ne fa volare subito 2 al primo giro. Forse è ancora sotto shock dalla gara prima dove l'ho tenuto dietro per 10 minuti e quindi adesso ha subito rotto gli indugi ed è entrato a kamikaze. Prima inforca la bianca di Perego che tra l'altro io mi trovo davanti in uscita di curva e mi invento un passaggio all'esterno da brividi. E poi si trova all'interno con la rossa e bianca di Jelasi, non molla e finisce per sportellarlo fuori sulle barriere. Che botta! Vabbè, buon per me, al primo giro ho già guadagnato 3 posizioni e sono settimo. Visto, dimmi le cose utili e basta. Visto. Voglio silenzio radio, mi serve solo concentrazione perché la situazione è già calda. Adesso lo faccio andare quando arriva che è Domanin. Dietro sta arrivando fortissimo Domanin che era partito nell'erba. A differenza del tedesco non voglio ingaggiare un duello con lui. Non è scorretto ma non va per il sottile diciamo e con la rasoiata che mi ha tirato al primo giro il messaggio mi è arrivato forte e chiaro. Voglio giocarmi la finale e non rischiare di finirla subito dopo un minuto per un incidente. Passati 3 minuti ora ho nel mirino la macchina arancio. Ne ho di più ma lui difende bene, non trovo il momento per giocarmi il colpo ed entrare. Mi ha dato strada, grazie, grazie. Ora iniziamo a fare passo e proviamo a risalire.
Ho pista libera finalmente, sto spingendo davvero al limite per vedere fino a che posizione riesco a recuperare. Come cordolo, forse veloce. No, cos'è successo? Giuro, sul momento ero convinto di aver pizzicato il cordolo in accelerazione. Ci sta, perché stavo veramente spingendo al limite. Eppure, rivedendolo in slow motion, non capisco. A me sembro tutt'altro che sul cordolo. Eppure, quando prendo in mano il gas, pare che l'avantreno si alzi, perda il contatto da terra e la macchina va completamente dritta nelle barriere. Boh, non so, forse c'era un detrito? A me pare non ci sia nulla, veramente stranissima questa cosa. Per fortuna nessun danno, incredibile perché la botta è stata violenta. Ogni tanto un po' di fortuna anche a me. Anzi, il prossimo dentro, Siamo 10 minuti dal termine, ho recuperato un'altra posizione, sono sesto, ora è il momento del cambio gomme. Forse un po' tardivo, andava fatto almeno 5 minuti fa, ma pazienza. Tieni accesa, bravo. Tieni ferma la gomma di dietro. Speriamo di averla agganciata bene, Massimo. Dopo il cambio gomme riparto ottavo e finirò ottavo. Non succede altro di interessante da qui al termine. È stata una finale tiratissima a livelli di tempi, ma senza particolari colpi di scena come l'altra. Termino quindi in posizione 16 nella classifica generale, che in una gara europea di questo livello per me è tanta roba. Dell'altra fatico a trovare gli aggettivi se non spettacolo. È stata forse una delle mie gare più belle. Ho fatto fatica a trovare qualcosa da tagliare, per me sarebbe stata da postare integralmente perché è stata una finale 20 minuti senza tregua. Ho avuto due piloti dall'inizio alla fine che mi hanno pressato e hanno cercato di sorpassarmi e dove non ho sbagliato niente, non sono arrivato lungo una volta, non sono uscito di traverso, non sono salito scomposto su un cordolo, sono veramente orgoglioso. Magari non dovrei dirlo, ma io dico sempre quello che penso, quindi lo dico. Non mi piace essere modesto, mi piace essere onesto e vi dico che il tedesco l'ho tenuto dietro 10 minuti, l'avrei potuto tenere dietro altri 10 minuti. Non mi avrebbe mai passato in modo pulito in pista. Magari mi passava ai box se il suo team era più veloce, ma in pista non mi avrebbe mai passato. Ero in stato di grazia, sono stato un gladiatore. Ho lottato per raggiungere l'obiettivo che volevo ottenere con l'unghie e con i denti e ce l'ho fatta. A volte capita che tu magari parti primo e vai a vincere in solitaria ed è bellissimo, ok, per carità, però per me sono gare come questa dove è proprio il vero gusto della gara, cioè lo scontro tra i piloti, la lotta corpo a corpo, la tensione, l'adrenalina. Come dico spesso, io sono convinto che non vince il più veloce, vince il più forte, che sono due cose ben diverse. A volte le cose coincidono, ma meno spesso di quello che si pensi, fidatevi. In qualifica devi essere più veloce, punto, ma in gara devi essere veloce sì, ma diventa una delle mille altre componenti dove devi essere più bravo per spuntarla. Detto questo, mandiamo in archivio anche questa gara, ma pensiamo già alla prossima, perché tra poche settimane andremo alla My Candy Arena per il campionato italiano costruttori, dove proveremo a riscattare la gara disastrosa dello scorso anno. Ce la faremo? Lo scoprirete nel prossimo video. Ciao!